Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per i nuovi inizi del prossimo mese. Ok, abbiamo la carta del giudizio, amici dei pesci, periodo di presa di consapevolezza. Quando c'è il giudizio è come se si riuscisse a vedere il disegno più grande. È un momento di presa di coscienza. Può anche fare riferimento a qualche tema che riguarda il passato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. In più, sempre nella descrizione del video trovate il link per il corso di gennaio 2026 di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Comunque, sotto nella descrizione e nella pagina web trovate tutte le informazioni che vi servono. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il prossimo mese. Abbiamo un 6 di coppe, un 7 di coppe, scusate, 8 di bastoni, asso di bastoni, re di bastoni, 10 di spade e 9 di coppe. Devo dire, coppe e bastoni sono gli elementi che vanno per la maggiore in questo mese. Allora ragazzi, partiamo da questo 6 di coppe che mi richiama un pochettino il giudizio perché fa riferimento al passato anche questa carta. Andiamo a vederla. Abbiamo un 5 di coppe e un asso di bastoni. Sembra proprio che qui qualcuno abbia perso qualcosa o qualcuno nel passato. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni e un 6 di bastoni. Quindi c'è come la voglia di andare avanti, c'è voglia di aprirsi nuove strade, di vedere che cosa propone il mondo o se fosse una delusione amorosa è un po' come dire vediamo quali altri personaggi ci sono che possono collimare con me. Diciamo che da un lato c'è questa voglia di andare oltre, di andare avanti, magari anche di lasciarsi il passato alle spalle, dall'altra parte c'è effettivamente una sorta di attaccamento a questo passato. Io ho come l'idea che si può aprire come una nuova finestra sul futuro. Vi dico che per qualcuno nel prossimo mese ci sarà una nuova conoscenza molto interessante. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un papa e un 6 di spade. Se per caso siete in una fase dove avete voglia di iniziare qualcosa di nuovo a livello di progetti, a livello di social, secondo me il prossimo mese è un ottimo mese, ragazzi, per iniziare a divulgare quello che voi sapete, ad aprire social, a farvi il sito internet,
piuttosto che aprire un canale di YouTube. Cioè io come, e soprattutto se avete già un'azienda e avete magari già tutte queste cose, è un buon periodo per fare pubblicità, per fare marketing. Io ho come l'idea che il prossimo periodo sia buono per partire a sprombattuto verso quello che voi volete. Avete due assi di bastoni, quindi qui qualche nuova intenzione sicuramente l'avrete. Andiamo a vederlo. Morte, tenete presente che anche qui avete un 10 di spade. Mondo e temperanza. Adesso ho capito questo 2 di bastoni. Probabilmente c'è un qualche cosa che avete già messo in piedi, che non funziona più tanto, che se fosse un'attività commerciale potrebbe anche darvi come delle perdite in questo periodo. E qui è come se ci fosse la necessità di iniziare a fare qualcosa di concreto per aprirvi delle nuove strade, per aprirvi a dei nuovi clienti, a dei nuovi collaboratori, a delle nuove opportunità. È il caso di iniziare, come vi dicevo prima, a investire nella pubblicità, farvi riconoscere, farvi vedere, con un nuovo piglio, mi verrebbe da dire. Innanzitutto la tempestività è fondamentale, quindi il farlo abbastanza rapidamente, però io, allora, secondo me c'è una sorta di lotta interna dentro di voi, cioè vale la pena ufficializzare piuttosto che divulgare, piuttosto che espandere questo mio nuovo ruolo, compromesso, queste mie nuove idee, o è meglio prima concludere con quello che ho già in piedi e che non funziona per poi iniziare qualche cosa di nuovo. Sembra quasi che durante questo mese l'iniziare un nuovo lavoro, una nuova passione fisica, sessuale, piuttosto che un qualche situazione nuova a livello romantico, sia, tra virgolette, inevitabile, però il punto qui è come mi comporto con quello che ho già costruito, con quello che viene dal passato, con quello che potrebbe essere con il 6 di coppa una relazione di lunga data, piuttosto che un lavoro di lunga data, soprattutto se magari siete dipendenti, avete lavorato 6 anni in un'azienda e non vi danno quello che vi aspettate o non c'è la possibilità di far carriera, qui si tratta di fare qualcosa di nuovo per farvi vedere, per creare qualche cosa che sia più in allineamento con la vostra anima. Il fatto che sotto l'asso di bastoni ci siano la morte, il mondo al contrario, la temperanza al contrario, mi fa proprio pensare che la tendenza sia di iniziare qualcosa di nuovo senza chiudere con il passato, probabilmente perché siete indecisi, perché non sapete se state facendo bene, non sapete se di queste 7 coppe che si aprono effettivamente una, due o tutte 7 possano essere fattibili, e tenete presente che avendo anche il Papa ci potrebbe essere come l'esigenza o diciamo che potreste sfruttare l'intervento di qualche personaggio sapiente che vi possa indirizzare su quello che sì è bene fare, su quello che magari è meglio evitare. Tenete presente che avete anche un 6 di spade, quindi qui molte delle vostre limitazioni sono solo mentali, sono solo per quello che avete imparato. Andiamo a vedere il re di bastoni. 4 di bastoni, 8 di bastoni, 4 di pentacoli. Qui si tratta di maneggiare con astuzia questo nuovo inizio e eventualmente la fine del vostro vecchio capitolo. Ora, agli inizi è sempre un po' difficile, no? Quando si parte in una relazione bisogna conoscersi, in un'azienda magari si parte, anche lì bisogna creare come questa relazione lavorativa, capire come lavora l'altra persona, quali sono, diciamo, i tempi tecnici eventualmente. Quindi vi sarà richiesta, come dire,
parecchia mobilità, parecchia capacità di gestione, di intervento in ogni momento in questo mese. Cioè io ho come la sensazione che dovrete essere pronti a gestire gli imprevisti. E fa un po' parte di questo 2 di bastoni, cioè del fatto di essere incerti sul vado o sto, tengo quello che ho lavorato fino ad adesso e che magari non mi dà il compenso, il riconoscimento, l'amore, l'affetto e la gioia che mi sto aspettando, oppure mi permetto di provare ad andare avanti. Però è chiaro che ad un certo punto qualche cosa bisogna chiudere con questo 10 di spade. Anche qui avevate la morte, quindi non si possono fare troppe cose insieme. Difatti, diversamente poi si rischia, quante carte? Si rischia di causare un disequilibrio. Allora, qui abbiamo gli amanti, un 3 di bastoni, la torre, un 4 di spade, una regina di coppe e un 10, che non vedete. Ve li metto così. E un 10 di spade. Ragazzi, o sì, o chiuderete voi la faccenda precedente, o vi dico che arriva il momento torre, un momento dove cascano le certezze, dove c'è bisogno di pensare al futuro, di andare avanti, di guardare avanti. Il passato è passato, non si può cambiare, però si può cambiare il futuro, si può cambiare il modo in cui noi guardiamo il passato e si può creare un nuovo modo di guardare il futuro. C'è comunque questa sorta di taglio, di chiusura, avete 12 di spade e la torre. Però tutto questo serve per arrivare a questo 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento. Guardate, carro. È come se ad un certo punto il fatto di tagliare il vecchio vi permettesse di fare scelte diverse rispetto a quello che avete scelto fino ad adesso. Quindi secondo me il nuovo inizio è promettente, è abbastanza anche dirompente, veloce, mi verrebbe da dire. Potrebbe esservi utile contattare un consulente, uno specialista magari del vostro settore se è una questione lavorativa, potrebbe essere un consulente spirituale se è un momento di passaggio importante vitale. Questo ve lo dico perché abbiamo la torre che potrebbe essere diciamo il patatrack del risveglio spirituale e poi qui avete il giudizio che è proprio la carta del risveglio spirituale. È come se ci fosse una presa di consapevolezza più grande ad un certo punto andasse solo più verso il futuro. Potreste essere accompagnati da qualcuno, ma fondamentalmente quello che vedo è che siete voi che dovete metterci un'intenzione seria in quello che volete. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, vediamo che cosa hanno da consigliarvi. Diciamo che avendo il giudizio qui è come se ci fosse una fase di risveglio, appunto, dove comprenderete che il passato magari è arido, non vi può più dare niente e si tratta di investire, di fare uno sforzo per tastare o testare le varie possibilità che si possono aprire davanti a voi. Una, secondo me, in particolare funzionerà. Dovrete essere veloci, dovrete essere abili a intervenire, dovrete essere, come vi posso dire, scattanti, energici, pieni di soluzioni e vedrete che arriverete ad un certo punto dove secondo me il vecchio si lascerà da parte. Ok, trasformati, convertiti in qualcuno di meglio, di migliore. E qui dice la lezione di oggi, scopri una cosa che ti farebbe essere migliore e ti farebbe essere più empoderata o empoderato, che in italiano la traduzione non esiste letterale, però è come un che ti farebbe avere più potere, tanto in quello che fai come in chi sei e integralo nella tua routine. Se ti è difficile, identifica perché trasformarti in qualcuno di migliore è qualche cosa che preferiresti non fare. Molte persone preferiscono rimanere lì perché per diventare una persona migliore bisogna far fatica, bisogna sforzarsi,
bisogna tirarsi sulle maniche, bisogna farsi autoviolenza, perché se io so che sono pigra, l'autoviolenza in me sarà obbligarmi ad avere forza di volontà e quindi mi obbligo e mi dico, non lo so, sono pigra per riordinare, no? Allora, non voglio farmi troppa violenza, perché personalmente quando mi prendo di petto non faccio niente, quindi cerco di prendermi, come dire, alla lontana. E quindi che cosa faccio? Il trucco dei 5 minuti. Mi metto a riordinare solo 5 minuti, così diciamo la coscienza è a posto, ok? Anche la parte mentale perché sì, ho fatto. Effettivamente c'è un piccolo cambio ed effettivamente è come se io stessi allenando giorno dopo giorno con costanza a diventare una persona migliore. Faccio uno sforzo solo 5 minuti, poi vedrete che nel momento in cui vi mettete quei 5 minuti diventano 10, il giorno dopo possono diventare 15, il giorno dopo ancora non avete voglia, ritornate ai 5 minuti, però l'importante è continuare sempre a fare qualche cosa di più ogni giorno di più, perché se si fanno i cambi drastici si rischia di non riuscire a mantenerli, però un piccolo cambio al giorno, fino a che non diventa un'abitudine, è più facile. Andiamo a vedere un altro oracolo. Il conquistatore degli insegnamenti. E qui parla di agosto, ragazzi. Quindi vi dirò, potreste aver imparato qualche cosa ad agosto. Vi dico imparato perché qui la figura fa vedere una donna che è letteralmente investita dal sapere che esce da questo libro. O potrebbe essere come un invito a partecipare, ad iscrivervi a qualche corso che vi dirò potrebbe finire ad agosto del 2026. Fatemi sapere se avete già iniziato un percorso, magari quest'estate, di studi, oppure se state pensando per l'anno prossimo di iniziare un nuovo percorso di studi. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ah, che bella. L'universo lavora più velocemente quando mi sto divertendo, perché quando io mi diverto ho un'energia alta e quando ci sono le energie alte fluiscono meglio. Nel momento in cui mi riallineo con l'amore, una direzione chiara sarà presentata a me. Ok, il mio coraggio ha il potere di trasformare il trauma in sanazione, in guarigione, i conflitti in crescita e la paura in amore. Wow, bellissima questa! Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi sia stata di sostegno, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi amore, lavoro e via dicendo. Sono divise anche per chakra e per trauma, perché quando noi viviamo qualche trauma da bambini tendiamo a, diciamo, prendere certi comportamenti e poi ad automatizzarli senza renderci in realtà conto che ci sono serviti in quell'occasione lì e invece noi ce li portiamo avanti per tutta la vita. Quindi si tratta di andare a scavare per cambiare, per migliorare, dov'è che era qua, per migliorare appunto. Comunque, sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero appunto viste in ordine di numero, ehm, perché sono state studiate come un corso di formazione e lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per aumentare lo stato vibrazionale del corpo. Potete comunque dare un'occhiata ai titoli dei video, sono le playlist con le copertine lilla.
Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!